sono Sania. Oggi andremo a fare una marmellata, ma prima iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e clicca sulla campanellina per ricevere le notifiche dei prossimi video. Adesso, sigla! Oggi marmellata, ma perché? Perché andremo a fare una ricetta di riciclo. Siccome con le feste è avanzata la frutta, e non mi vergogno a dirlo, a me sono avanzate delle pere che ormai sono quasi da buttare, non del tutto, e delle mele che si stanno rovinando. Le andiamo a sprecare? No, cerchiamo di recuperare il recuperabile e andiamo a fare una marmellata. Per cui io in questo caso adesso, regista, comodamente puoi, grazie, il nostro regista è sempre molto disponibile. Ho delle mele che stanno andando, le pere che sono quasi molto andate e abbiamo un limone, per cui adesso vado a recuperare tutta la frutta possibile e poi procediamo. Io qui non vi do le quantità perché potreste averne di meno, potreste averne di più. Insomma, la mia quantità è questa per adesso. Poi ognuno ovviamente si regolerà. Io vi do l'input a farlo e dopo proseguiamo. Per cui io intanto la mia frutta la pulisco per bene tutta quanta e poi procediamo con la ricetta, va bene? Visto quanta ne è uscita? Sembrava pochina, ma ne è uscita un bel po'. Adesso la andiamo a pesare, vediamo un po' quanta ne è, in modo anche da regolarci con lo zucchero. Per cui vediamo un po'. Guarda un po', regista, 843 grammi più o meno. Non credevo così tanta, sinceramente, però ok, mettiamo 850 grammi in linea di massima. Allora, in teoria lo zucchero dovrebbe essere la metà, ma siccome lo zucchero costa caro, siccome le marmellate con troppo zucchero sono troppo stucchevoli, l'altra volta quando ho fatto la marmellata ho fatto metà, in base al peso dello zucchero ho fatto metà zucchero. Stavolta voglio diminuire di tanto, per cui se qui ho 800 grammi di frutta, 850 grammi di frutta, non farò 400 grammi di zucchero. Andrò molto più in basso, ne metterò sì e no 200 grammi, 250 grammi, non di più. Non voglio esagerare con lo zucchero, voglio rimanere col sapore della frutta, chiaro? Voglio rimanere col sapore della frutta stavolta. Per cui adesso faccio come ho fatto sempre, peso lo zucchero, per cui su 800 grammi, 850 andrò a mettere 250 grammi, non di più. Stavolta vado così, la lascio molto molto basica, per cui peso 250 grammi di zucchero, ok, 254, ma quello poco male. E unisco lo zucchero alla frutta, perché sapete che faccio io anche? Adesso vado a recuperare il tutto, Adesso che ho preparato la frutta, io la lascio macerare così per almeno un'ora, 2. La faccio proprio insaporire per bene e poi alla fine la cuocio. Ok, per cui io adesso finisco di preparare tutto, ci vado ad aggiungere anche il succo di mezzo limone e
lascio tranquillamente a macerare per un'ora, due, poi in base alla voglia che ho. Per cui per adesso vado a lasciare tutto in macerazione. Noi ci vediamo dopo. Sono passate minimo 4 ore, minimo, da quando abbiamo lasciato, però pazienza, perché ovviamente era ora di pranzo e ho lasciato stare. Le mie mele comunque si sono ben insaporite, vedete? Si è sciolto lo zucchero, ha creato il suo bello sciroppino e io, per un mio piccolo sfizio personale, ci ho messo anche un non nulla di cannella, perché con le mele ci sta, anche se c'è la pera, ma io adesso che faccio? La metto a cuocere piano piano e la faccio andare per un bel po'. Per cui io accendo il fornello, ok? E intanto la faccio andare. Ovviamente ogni tanto mischio, perché giustamente devo mischiare, ma appena sarà il momento giusto andremo a frullare il tutto, per cui lasciamolo tranquillo per adesso, lo copro e lo faccio andare. A dopo. Allora, la nostra bella fruttina è pronta, vedete? Bella cotta. Io adesso vado a frullare il tutto, ma nel frattempo ho messo i barattoli in forno a sterilizzare a 100 gradi, da freddi, non da caldi, da freddi, devono andare gradualmente. E intanto loro stanno lì. Io nel frattempo mi frullo la mia bella fruttina e la faccio ritirare quel tanto che basta in seguito, non dovrà bollire, o meglio, sobbollire troppo, perché già è bella cotta. Vedete, con sì e no 1 chilo di frutta abbiamo ottenuto un barattolo, 2, presumo, Io intanto vado a frullare la frutta, così è una cosa fatta. Altro piccolo dettaglio, l'altra volta, non avendo questo, ho usato il passaverdure, quello manuale, ed è uscita una marmellata un po' più granulosa. Stavolta dovrò regolarmi, E ogni tanto uno schizzo arriva in faccia. Vi capita mai? A me sì, qualche volta sì. Vedete già come diventa non marmellatosa ma spumosa quasi. Metto al minimo così. Pronta. Infatti è quello che vi stavo dicendo, fatta col frullatore a immersione la polpa è molto più fine, molto più fine, sembra quasi una mousse. Mica va male, anzi, capiamoci, se vi piace una consistenza più granulosa usate il passaverdure manuale, altrimenti anche questo va bene. Io adesso la faccio scaldare ancora un po' e ritirare ancora pochino ma non tantissimo, e poi la vado a invasare. Marmellata pronta. Piccolo consiglio: non mettete mai il volume molto alto, perché comincia
a sobbollire e schizzare dappertutto e poi ci si fa male. È meglio evitare. Io adesso sta basso come temperatura, l'ho messo proprio al minimo. Ho il barattolo ancora bollente, coperchio bollente, per cui io vado a invasare con calma, senza fare danni, giustamente, perché i danni non vanno fatti. Vediamo un po'. Ecco qua. Adesso la vado a invasare tutta e la vado a riporre. Ecco il nostro primo barattolo. Adesso lo metto sopra questa tovaglia, lo vado a ricoprire e lo lascio fino a domani mattina. Adesso faccio anche l'altro barattolo e farò la stessa cosa. Lo lasciamo così fino a quando non diventa totalmente freddo. Buongiorno, io vi saluto con la tazza del caffè. Allora, ci siamo lasciati e abbiamo messo la nostra marmellata a testa in giù a raffreddare. Eccola, questa mattina è così, bella densa, bella sottovuoto, e il risultato è questa. Come vedete, il cane non manca mai, anche lui ha bisogno di fare colazione. Comunque, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando iscrivetevi e cliccate sulla campanellina. Noi ci rivediamo a una nuova buonissima e profumatissima ricetta.